Qualche giorno fa ero ad un evento e in una delle pause andai al bar e lì incontrai un ragazzo. Iniziamo a parlare e mi racconta che è alla ricerca della sua prima operazione immobiliare. Benissimo, gli dico, dov'è che lavori? Mi risponde che lavora a Milano, al che gli dico che è fortunato a lavorare nella città più ricca d'Italia. La sua risposta non fu esattamente entusiasta e in questo video voglio raccontarti non soltanto la sua risposta, ma anche quello che ritengo essere un limite molto pericoloso quando si inizia a investire in immobili. Ma prima di iniziare mi presento, Guido Spanò, investitore immobiliare. Su questo canale troverai tutto quello che ti serve per fare operazioni immobiliari esclusivamente sul libero mercato. Che cosa mi rispose quindi questo ragazzo? Che a Milano c'era troppa concorrenza, che lavoravano soltanto degli investitori con relazioni consolidate con le agenzie e le agenzie, comunque, quando non collaboravano con questi investitori, si facevano le operazioni da soli. E quindi mi colpì fortemente questa spaccatura netta tra quello che gli avevo detto e quello che mi aveva risposto, perché anche se aveva iniziato da poco a cercare la sua prima operazione da pochi mesi, mi dà l'idea di già essere rassegnato. E questa, non serve che lo dica, è una mentalità pericolosa, perché se non vedi operazioni immobiliari, se tieni già a monte che non ci siano operazioni immobiliari, come pensi di poterle trovare? Ogni opportunità che potrebbe capitarti la inquadrerai o come troppo rischiosa oppure come uno scarto di un altro investitore immobiliare. Questo mi porta a un punto fondamentale, ovvero sia la presunta perfezione del mercato immobiliare. Che il mercato immobiliare non abbia imperfezioni. Che cosa intendo qui? Intendo semplicemente che ogni opportunità immobiliare, ogni potenziale operazione immobiliare sia subito identificata da un operatore e quindi sviluppata. Ti assicuro che la realtà non è assolutamente così. Per quanto possa essere numerosa la concorrenza, di sicuro insormontabile. Ho visto operazioni immobiliari, cantieri abbandonati a volte per decenni prima di essere analizzati, ripresi in mano e sviluppati. Vi potrai dire sì, cantieri milionari, ma anche per piccole operazioni immobiliari ho visto a volte delle operazioni che rimanevano sul mercato per un periodo di tempo ingiustificato. Quindi questo che cosa significa? Che il mercato comunque è pieno di opportunità, ma di sicuro non è facile accederci. Potrebbero non essere immediatamente visibili, bisogna chiaramente lavorare in maniera costante e creare ovviamente non soltanto competenze per quanto riguarda i prezzi di mercato, anche capire semplicemente come lavorare, perché in alcuni mercati, sicuramente non Milano, bisogna cambiare modalità operativa, ad esempio lavorare di più sull'acquisizione e su particolari interventi di valorizzazione. Su altri mercati invece conviene spostarsi su altre città. Quindi bisogna lavorare a monte, ponendoci però sempre la domanda che se non è possibile trovare operazioni immobiliari a Milano, dov'è che è davvero possibile trovare operazioni immobiliari? Bisogna anche considerare un'altra questione fondamentale, ovvero sia l'intensità di capitale richiesta dal settore immobiliare. Ovviamente anche i più grossi player, i più grossi investitori non hanno spesso capitali illimitati, concentrano la propria operatività su specifiche operazioni. Oltre a questo c'è anche da considerare che l'immobiliare è un mercato di nicchie, fatte di nicchie. Ovviamente ci sono le nicchie con maggiori concorrenza dove vai a concorrere con i privati, per esempio i piccoli appartamenti. Ci sono anche delle nicchie dove c'è meno concorrenza, come potrebbero essere i frazionamenti, per dirne una. Quindi bisogna bene identificare la propria nicchia per riuscire a trovare la minore concorrenza possibile, anche se presente, e magari una maggiore facilità di operare. Quindi, a prescindere da dove ti trovi, ti assicuro che c'è un'operazione immobiliare che ti sta aspettando. Metti like, iscriviti al canale, fammi sapere nei commenti che cosa ne pensi. Come sempre ti ringrazio e ci vediamo al prossimo video immobiliare.